Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon pomeriggio. Prima di cominciare questo contenuto, infortunio Neres. Starà fuori almeno un mese a quello che si legge, ma andiamo a vedere cosa è successo, facciamo il punto della situazione e con calma perché io appena ho letto la notizia sono andato su tutte le furie, perché ovviamente poi ritornano in ballo discorsi mercato, svincolati, calciatori, Quara, il Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera, quindi stiamo calmi anche perché ci sono delle partite molto ma molto spigolose all'orizzonte e cominciamo veramente ad essere contati. Facciamo la fine della Fiorentina l'altra sera che poi aveva 13 calciatori da poter diciamo schierare. Detto questo, novità per quanto riguarda il centro sportivo e ringrazio la community che mi tiene aggiornato e sul pezzo io condivido il tutto con voi. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Per chi passa per la prima volta, iscrivetevi al canale, mi date una grossa mano con l'iscrizione a far crescere il canale stesso, attivate la campanellina così restate aggiornati ogni qualvolta esce un nuovo contenuto e un bel like a questo video perché oggi qua ad Amsterdam fa veramente freddo e l'algoritmo ha bisogno di una spinta in più per mettersi in moto. Bando alle ciance, partiamo dal centro sportivo. Sul canale YouTube di Manuel Parlato, che si è recato anche sul posto dove dovrebbe nascere il nuovo centro sportivo del Napoli e a 10 minuti da dove il Napoli si allena adesso. Logisticamente è un punto diciamo strategico vicino all'aeroporto di Grazzanisi, addirittura dove il Napoli atterrò, ricordiamo, quando vincemmo matematicamente lo scudetto di ritorno da Udine. Non era l'ultima partita di quel campionato, ma matematicamente conquistammo lo scudetto e il Napoli atterrò lì per motivi di ordine pubblico. Infatti sul canale di Manuel Parlato si dice addirittura che si vorrebbe fare poi questo scalo apposta per il Napoli, diventerebbe comunque una situazione dal punto di vista logistico veramente veramente allettante. È di proprietà dei Coppola, che ovviamente sono anche costruttori. Dovrebbe variare tra un anno e mezzo e 2 anni la situazione costruzione per vederlo ultimato, ed ecco che si chiude il cerchio alla situazione che poi abbiamo analizzato ieri in live. De Laurentiis blitz a Castelvolturno, sembrava più una notizia data per un confronto tra allenatore, mister, squadra, andamento, campionato eccetera. Noi in live lo sottolineiamo, era prettamente lavoro, infatti è questo il lavoro che sta facendo il presidente, cercando di dare una casa di proprietà al Napoli, casa Napoli come la chiamò Conte, e poi è un passo fondamentale per sia per il vivaio e sia per diciamo acquisire dal punto di vista economico maggiore valore nel caso da qui a 100 anni vuoi vendere la società ha il centro sportivo. Poi vedremo la situazione stadio perché lì è tutta un'altra, diciamo, è tutta un'altra dinamica, ma arriveranno sicuramente aggiornamenti nei prossimi mesi anche per quanto riguarda lo stadio. Neres e l'infortunio. Cosa è successo a Neres? Andiamo a vedere. Allora, la prima notizia che è uscita quando non si sapeva ancora un mese di stop era questa. Nel finale del match contro l'Udinese, David Neres ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto oggi a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del semimembranoso della coscia sinistra. Io appena ho letto questa notizia non ho fatto altro che confrontarmi con chi di dovere per eventuali tempi di recupero. Chi parlava di 2 settimane, chi parlava addirittura dipende dall'entità, può darsi pure che può giocare sabato, e invece arriva la doccia fredda. Tegola pesantissima per il Napoli di Antonio Conte, che dovrà fare a meno per alcune settimane di David Neres, come si legge nel comunicato ufficiale diramato dal Club Azzurro in merito. Nel finale del match contro l'Udinese, David Neres, accusato di risentimento muscolare, è sottoposto agli esami, una lesione distrattiva del semimembranoso eccetera eccetera. I tempi di recupero non sono ancora noti e dipenderanno dall'evoluzione clinica della lesione, ma il brasiliano, riferisce alla redazione di Sky Sport, dovrebbe stare fermo ai box per almeno un mese. Dovessero essere confermati dunque
non sarà a disposizione per lo scontro diretto con l'Inter di inizio marzo. Io non mi faccio nemmeno il problema all'Inter, cioè io ho partite da giocare sabato, prima dell'Inter c'è la Lazio, c'è il Como, per poi arrivare all'Inter e noi questi siamo, non è che diciamo abbiamo 60 esterni, 46 terzine sinistre, ecco perché dico porca miseria, vendi l'esterno d'attacco, o meglio scusate, non vendi, se ne va l'esterno d'attacco perché non voleva più vestire la maglia del Napoli. Dove lo becchi l'infortunio? Nelle settimane seguenti, nello stesso ruolo, è perché mica puoi farti mancare, ecco, mica puoi farti mancare qualcosa. Sempre lì. Se fa male, chi si fa male? Olivera. Perfetto, allora l'infortunio, il sostituto che deve entrare in campo, Spinazzola, via. È proprio una cosa incredibile. A volte stento a crederci nella ciclicità delle situazioni che poi subiamo. Ovviamente non è una situazione che voglio condividere con voi e dire siamo sfortunati, ecco perché non va bene niente, perché poi la sfortuna ci volessero pochi short, eccetera, eccetera. Però i fatti sono questi, cioè voglio dire, allora lo facete apposta, lo fate apposta, voglio dire. Però c'è una situazione da considerare. C'è un Napoli che non voglio dire imballato del tutto, ma meno fluido nella corsa. Almeno io qualcosina l'ho notata. Qualcuno di loro è meno fluido nella corsa. Forse, come abbiamo evidenziato ieri in live, si staranno facendo carichi di lavoro diversi, va a finire per arrivare poi a fine stagione con tutta la benzina disponibile nelle gambe. E infatti arrivano questi infortuni muscolari che diciamo non fanno ben sperare per il proseguo del campionato. Detto questo, io ovviamente non riesco a trovarla adesso la soluzione. Ngong è la soluzione, solo luce. Cioè, quindi Ngong al posto di Neres e Politano che non può essere sostituito a meno che non esce Politano e entra la Famari e noi facciamo fare l'esterno d'attacco oppure ci mettiamo Billing esterno d'attacco a Politano e via e risolviamo così. Però è una situazione veramente imbarazzante dal punto di vista della sfortuna. Prenderemo anche questa e ne faremo di necessità virtù. Mi auguro di sì, anche se le partite che dobbiamo affrontare non sono semplici, Como compreso, perché non è solo la Lazio o solo l'Inter. Il Como gioca bene a pallone e serve comunque un 11 competitivo per stare sul pezzo, tenerli a bada, per buttarla dentro. Io l'unica cosa che mi viene così di getto sarà la stronzata più grossa al limite che mi sentite dire. Caro Conte, vista la situazione in rosa e visto che comunque non credo che il Napoli vada a parare su qualche parametro zero, porti un esterno così ci siamo svenati per tutta la sessione di mercato, figuriamoci se portiamo l'esterno adesso. Lo vuoi fare, tanto lo farà l'anno prossimo e io ne sono più che sicuro. 5 a centrocampo, 3 dietro, Raspadori dietro a Lukaku. Risolviamo la questione. Tanto Politano il quinto di centrocampo lo può fare tranquillamente. In difesa ci mettiamo al momento Di Lorenzo a braccetto di destra. Scusate il termine che a qualcuno è antipatico. Di Lorenzo, difensore centrale di destra. Rachmani al centro. E Buongiorno che rientra a sinistra. Juan Jesus ce l'abbiamo. Abbiamo un buco, diciamo, col quinto di sinistra. Gong. Perché no? Lo mettiamo a fare il quinto di sinistra e vediamo di risolvere. Ma ovviamente queste sono cose fantasiose e infatti perciò ho detto sarà la stronzata più grossa che mi sentite dire. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti e altrimenti vediamo di trovare soluzioni e speriamo di non subirne più da qui ovviamente alla partita di sabato, perché poi arrivato a un certo punto dobbiamo farlo tra di noi. Vado a fare i 10 minuti, andate a fare uno di voi, si va a fare gli altri 10. Chi ha diciamo minutaggio nelle gambe si faccia avanti perché serve personale, ecco, serve personale. Detto questo, prendiamolo un attimo
con un po' di ironia, perché altrimenti non ne usciamo più. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo contenuto. Ciao.